Bene ragazzi, bentornati, ben ritrovati. Questa è la mia piccola gatta Xofì che scalpita e scalcia perché eh, già da molto tempo lei dovrebbe aiutarmi a realizzare queste video lezioni, ma in realtà non lo fa perché lei dice che non sa parlare e quindi non può aiutarmi. Vuoi andare a fare la pappa, Sofì? La lasciamo andare a fare la pappa, mentre noi parliamo dell'Unione Sovietica. Avete visto le prime due lezioni sull'Unione Sovietica? Le prime due lezioni sono piuttosto sintetiche e poi ci sono degli argomenti che non sono stati proprio svolti, se non per accenni, perché si tratta di lezioni che io ho fatto durante la chiusura per il coronavirus a scopi didattici per farle vedere ai miei studenti. Adesso aggiungo qualche altra lezione per approfondire, spiegare meglio, riflettere sulle cose che avete già ascoltato nelle prime due lezioni, appunto sull'Unione Sovietica tra le due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale, e dire insomma di più. Abbiamo visto che il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, PKUS, è il nuovo nome del partito bolscevico che ha realizzato la rivoluzione d'ottobre. L'Unione Sovietica, la Russia, si trasforma in Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS, nel 1922. Abbiamo visto che con la pace di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918 la Russia, dove gli Lenin, i bolscevichi erano appena andati al potere, deve uscire dalla guerra perché il potere è stato preso alla rivoluzione d'ottobre, in realtà era un colpo di Stato. I bolscevichi controllavano soltanto un pezzetto del territorio russo, in particolare le grandi città, in particolare la capitale che in quel momento nel 1917 non si chiamava più Pietroburgo ma Pietrogrado, poi Mosca, poi una parte, diciamo, nell'interno, d'accordo, nell'interno, la città di Astrakhan sul Mar Caspio, e poi magari verso l'interno città come Samara oppure Ekaterinburg. La città di Caterina verso est, ed erano le prese con le guerre civili, quindi fu necessario dal punto di vista degli Lenin, certo fu una cosa molto dura per la Russia, cedere alla Germania la Polonia, che la Russia possedeva da tempo 2/3 della Polonia, l'Ucraina, i paesi baltici, Lituania, Lettonia, Estonia, la Finlandia, territori immensi che poi la Germania non conservò perché sappiamo li perse poi andando a perdere la guerra. Cedere, pace di Brest-Litovsk, tutti questi territori significa anche cedere metà degli impianti industriali. Infatti l'industrializzazione della Russia in realtà era in buona parte ubicata all'interno di nazionalità non russe oppresse all'interno dell'impero zarista, come appunto la Polonia oppure la Lituania. Però fu necessario questo sacrificio per poter convogliare tutte le energie, per poter dirigere tutte le risorse verso la vittoria delle guerre civili interne contro le armate bianche, di cui abbiamo già parlato. Le guerre civili vanno dal 1917 al 1921. C'è da aggiungere a quello che abbiamo già detto sulle guerre civili e il fatto che vi furono stermini e atrocità da entrambe le parti. L'Armata Rossa, formata praticamente dal nulla da Trotsky, riuscì alla fine a prevalere. Abbiamo visto anche grazie alla benevolenza della classe contadina
alla quale Lenin, una volta al potere, aveva subito dato la terra, aveva fatto una gigantesca riforma agraria a favore dei contadini, dell'appoggio da parte dei contadini oppure della loro benevola neutralità. L'appoggio dei contadini però non si manifestò in maniera così evidente come i bolscevichi avevano sperato. I bolscevichi usarono dei metodi veramente terribili durante il periodo delle guerre civili. Molti sostengono che l'autoritarismo all'interno dell'Unione Sovietica sia figlio di quello che è avvenuto durante le guerre civili, un po' come nel caso del terrore durante la rivoluzione francese. Vi erano motivi emergenziali per cui bisognava comportarsi in maniera dura e spietata, altrimenti si sarebbe perduto tutto, d'accordo? Questo però rischia di essere una giustificazione, una forma di giustificazionismo nei confronti del totalitarismo sovietico. Certamente la lotta per la guerra e per la morte durante le guerre civili accelerò la formazione di uno Stato fortemente autoritario, però questo Stato fortemente autoritario, come ho già spiegato parlando della rivoluzione bolscevica, nelle lezioni sulla prima guerra mondiale, era già insito nelle idee di Lenin, basta leggere le tesi di aprile. Furono usati metodi terroristici nei confronti dei contadini. Se una certa zona, un certo villaggio non appoggiava l'Armata Rossa, spesso che succedeva, l'Armata Rossa andava a fare un eccidio in quel villaggio, oppure sapete che facevano? Prendevano degli ostaggi, spesso dei bambini, dalle famiglie contadine. Qualcuno addirittura ha detto che Lenin è stato il teorizzatore e il primo sperimentatore del terrorismo moderno. Durante le guerre civili a Ekaterinburg, che ho appena citato, nel luglio 1918, viene ucciso lo zar deposto Nicola II con tutta la sua famiglia, compresa la piccola Anastasia, perché non si vuole che lo zar e la sua famiglia possano diventare degli idoli, dei punti di riferimento per le armate bianche zariste. Ecco, c'è un dibattito storiografico in corso. La classica istituzione della Russia bolscevica che subisce ben presto un processo di radicalizzazione che viene ben presto organizzata in maniera autoritaria, totalitaria, è l'esercito, d'accordo? Molti storici hanno messo in evidenza che inizialmente l'esercito era democratico. Agli albori della rivoluzione, no? Vi erano i soviet, vi ricordate? Soviet di campagna. Abbiamo già detto che molti soviet erano formati proprio da soldati di origine contadina, soldati contadini che nei soviet di campagna discutevano tutto ad alzata di mano. Quindi l'esercito come strumento per portare al potere il proletariato, per far trionfare la giustizia sociale, la giustizia delle classi più deboli. Era un'istituzione apparentemente proprio pregna di spirito egualitario, di spirito democratico. Poi però che succede? Durante la guerra civile l'esercito diventa un'organizzazione gerarchica, disciplinata, dura, e tale resterà anche dopo la guerra civile. In fondo l'esercito sarà il modello che si estende a tutti i settori, anche ai settori civili. Tutto sarà organizzato in base a quell'organizzazione verticistica gerarchica dell'esercito, e l'esercito controllerà anche la vita civile, controllerà le fabbriche, controllerà la produzione che sarà militarizzata, che sarà gestita con metodi appunto
metodi mutuati, presi a prestito da un esercito che non ha più nulla di spontaneo, che non ha più nulla di democratico. Si parlerà infatti di militarizzazione della produzione. La Russia bolscevica, che poi nel 1922 si trasformerà in Unione Sovietica, è sin dall'inizio un sistema fortemente totalitario, oppure magari nei primi anni con Lenin non lo era, e poi questo carattere si è accentuato fino a diventare irreversibile con l'arrivo di Stalin? Secondo me la risposta è sì, poi ognuno naturalmente può avere la sua interpretazione. Sin dall'inizio, sin dalla rivoluzione d'ottobre, la Russia bolscevica, la Russia sovietica fu impostata come una dittatura, come un sistema autoritario. Molti occidentali, l'abbiamo già detto questo in passato, si illusero, cioè accolsero la rivoluzione d'ottobre come il segno della liberazione, della redenzione dell'umanità, di un nuovo egualitarismo che in fondo andava a completare le idee, gli ideali della rivoluzione francese. Molti bolscevichi dicevano esplicitamente: noi siamo i nuovi giacobini. Un personaggio, un americano come John Reed, si trovava lì quando vi fu la rivoluzione d'ottobre, e lui fu entusiasta, pur essendo americano, non era propriamente comunista, fu entusiasta di quello che vedeva, pensava che la rivoluzione d'ottobre potesse aprire davvero un'epoca di libertà, costruire uno Stato finalmente giusto, finalmente ugualitario. In pochissimo tempo John Reed rivide le sue posizioni, si disilluse, fu estremamente deluso da quello che stava succedendo, perché si stava creando una brutale dittatura. All'inizio non sembrava così. John Reed scrisse un libro che ebbe un enorme successo su questa sua esperienza, da cui fu tratto un film molto bello degli anni '80, no? Con protagonista Warren Beatty. Come si chiama il libro? I 10 giorni che cambiarono il mondo, 10 giorni che sconvolsero il mondo, qualcosa del genere. Perché anche molti occidentali, anche molti non comunisti si illusero di fronte alla rivoluzione d'ottobre, rivoluzione bolscevica? Perché Lenin introdusse delle riforme sociali avanzatissime, riforme anche di stampo liberale, il divorzio per mutuo accordo, anche per volontà della donna, il suffragio femminile. Attenzione, alla fine del 1917 in nessuna delle grandi potenze occidentali esisteva ancora il suffragio femminile. Vi ricordate? In alcune di esse, per esempio in Francia e in Italia, in Gran Bretagna e in Italia, il suffragio femminile, in Francia e in Italia il suffragio femminile arrivò soltanto dopo la seconda guerra mondiale. La parità giuridica ed economica tra uomini e donne, il salario identico tra uomini e donne, la possibilità da parte delle donne di essere occupate, di far carriera in quasi tutti i settori lavorativi, esattamente come gli uomini, le scuole gratuite per tutti, l'istruzione anche universitaria di alto livello gratuita per tutti, in base al quale anche un contadino poteva diventare una persona colta, poteva svolgere un lavoro complesso, un lavoro intellettuale. Erano tutte cose che, attenzione, all'epoca non c'erano nei paesi occidentali. Non dovete pensare alla situazione di oggi, ma alla situazione dell'epoca, e quindi questo illuse molti. Però ben presto si rivelò la natura fortemente autoritaria del governo bolscevico. Nel dicembre 1917 fu fondata la CECA, ben presto tristemente famosa. La CECA è la polizia politica di Lenin, dei bolscevichi. Vedete, fu istituita quasi subito una polizia che controllava tutto attraverso le spie, apriva anche la corrispondenza privata, controllava appunto anche la vita privata dei cittadini per colpire il dissenso. Divenne famigerata la CECA. La CECA poteva
poteva arrestare chiunque in maniera extragiudiziale. Molti arrestati venivano torturati o uccisi. Il palazzo, la sede della Ceca era la Lubjanka a Mosca, che ancora adesso la Lubjanka con la I lunga è un triste riferimento all'interno del paesaggio moscovita. La polizia segreta di Stato e un tribunale speciale, esattamente come in epoche successive faranno Mussolini e Hitler, d'accordo? Beria, un vero e proprio boia, Laurent Beria, era a capo di questa struttura repressiva, quindi una repressione poliziesca terribile. La Ceca poi cambierà nome in GPU e cambierà nome anche in NKVD, lo so che è piuttosto complicato. I famosi processi staliniani, i processi farsa negli anni 30, in cui tra gli altri saranno eliminati alcuni dei massimi esponenti del Partito Comunista, furono gestiti dall'NKVD, perché la Ceca aveva cambiato nome in NKVD. Tutto il potere ai soviet, poi, non vi ricordate, aveva detto Lenin, questa doveva essere la democrazia socialista differente dalla democrazia borghese. I soviet votano all'alzata di mano, anche nelle zone rurali più marginali, è il popolo che governa attraverso una democrazia diretta. Tutto il potere ai soviet, il potere in realtà sin dall'inizio è nelle mani di Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, Zinoviev e gli altri dirigenti del Partito Comunista. Il potere viene poi rinnovato nelle più alte cariche con meccanismi di cooptazione. Lenin e gli altri che dispoticamente stavano al governo, al potere, sceglievano alle persone per i più alti incarichi, nessuno le eleggeva, tant'è vero che i soviet scomparvero subito. Commentò ironicamente Kerenskij, ve lo ricordate, il capo dell'opposizione del Partito Sociale Rivoluzionario, cioè del partito dei contadini, il primo ministro che Lenin cacciò con la presa del Palazzo d'Inverno a Pietrogrado. Commentò ironicamente Kerenskij, in esilio all'estero, i soviet morirono di morte naturale, d'accordo? I soviet si estingueranno, come tutto il potere ai soviet. L'Unione Sovietica doveva essere basata su questa forma di autogoverno popolare, a un certo punto i soviet scompaiono. Pensate che dopo pochi anni i cittadini sovietici saranno chiamati a votare per delle assemblee che non sono per nulla soviet, cioè sono assemblee rappresentative come quelle delle democrazie occidentali che Lenin aveva rifiutato, no? E soviet, no? Partecipazione, dibattito, votazione per alzata di mano, eccetera, però poi in realtà i soviet scompaiono. Vi sono delle assemblee del tutto simili a quelle delle democrazie liberali occidentali che vengono elette dai cittadini, quindi sono assemblee rappresentative che però ovviamente, a differenza delle assemblee dei parlamenti dei paesi occidentali, non avevano nessun valore, non avevano nessun potere, d'accordo? Così un paio di volte i cittadini sovietici furono chiamati a votare per queste assemblee, il Parlamento, il Soviet Supremo, poi però non votarono più, d'accordo? E quindi in generale vi fu uno scostamento tra gli ideali che venivano proclamati e la realtà che i sovietici avevano di fronte agli occhi. Questo vale anche per le nazionalità. La rivoluzione bolscevica sovietica impressionò tutto il mondo anche perché
gli Eni e gli altri proclamarono la liberazione delle nazionalità oppresse, tutti quei popoli che erano stati da secoli conquistati dallo zar, d'accordo? Ucraina, Georgia, Armenia, tantissimi di queste nazionalità, e fu detto e fu messo nero su bianco che queste nazionalità erano autonome. Addirittura Lenin diceva autonomia delle nazionalità non russe fino alla secessione, potevano anche decidere di essere indipendenti, cosa che soprattutto Armenia, Ucraina o Georgia, che vi ho citato, volevano. Furono realizzati semplicemente degli accordi economici tra queste nuove entità autonome, diciamo non russe. Questo colpì molto favorevolmente l'opinione pubblica, non solo occidentale, ma per esempio nelle colonie. Ne parleremo. In Giappone vi era una lotta indipendentista contro le potenze coloniali occidentali, ma anche contro l'aggressione giapponese. Scusate, in Giappone, volevo dire in Cina vi fu no, per esempio in Cina o in Indocina oppure in altri posti dell'Asia colonizzati dagli occidentali oppure dai giapponesi, quest'idea che ogni nazionalità dovesse autodeterminarsi, quest'idea di liberazione delle nazionalità, autodeterminazione dei popoli, fu accolta benissimo e fu uno dei fattori proprio dell'influenza molto forte, della speranza che il comunismo sovietico suscitò tra i popoli colonizzati, tra i popoli oppressi al di fuori dell'Occidente. Però questo poi rimase tutto sulla carta. Nel 1922 alcune di queste nazionalità furono inglobate nell'Unione Sovietica senza più avere nessuna libertà. Altre furono inglobate nel 1925. Nel 1925 tutte queste nazionalità che erano state proclamate sulla carta autonome, furono nuovamente schiavizzate all'interno dell'Unione Sovietica e considerate secondarie rispetto alla nazionalità russa. I russi imposero, anzi, la lingua russa a preferenza della lingua georgiana, armena e di ciascuno di questi popoli. Quindi nel 1925 si ricostituisce bene o male il vecchio impero zarista, all'interno di confini molto simili del vecchio impero zarista. Sulla carta le nazionalità non russe sono autonome, sono libere, però nella realtà erano completamente asservite alla Russia, esattamente come avveniva nella Russia zarista. D'accordo? Ricordate che il commissario alla nazionalità, che avrebbe dovuto appunto liberare, dare l'autodeterminazione alle nazionalità non russe, era Stalin. Stalin fece l'esatto contrario. Iniziò scrivendo un libro che spiegava che l'unica lingua ufficiale dell'Unione Sovietica dovesse essere il russo. Stalin fu tra l'altro collocato, l'abbiamo detto in passato, come commissario alla nazionalità, come ministro delle nazionalità, proprio perché lui non era russo, perché era georgiano, quindi le nazionalità rimangono nazionalità oppresse, tranne la Polonia, la Finlandia, gli stati baltici, Lituania, Lettonia, Estonia, che facevano parte della Russia sotto lo zar, quelle invece fu le uniche davvero a riuscire a restare indipendenti, anche perché erano nazionalità europee e quindi le potenze occidentali e il sistema anche che venne fuori, l'assetto che venne fuori dai trattati di Versailles, dai trattati della prima guerra mondiale, non avrebbe potuto accettare la sottomissione di questi paesi alla Russia. Ma per esempio per l'Ucraina nessuna autodeterminazione, nessuna libertà, così come per l'Armenia, per il Turkmenistan, per l'Uzbekistan, per l'Azerbaigian, per la Georgia e così via. Abbiamo visto lo zdanovismo
l'idea che l'arte, la scrittura, la letteratura, la pittura, le arti grafiche, tutto dovessero essere organiche al partito, non potessero essere più libere, non potessero esprimere messaggi di opposizione, dovevano necessariamente esaltare il partito, e ben presto gli artisti si ritrovarono spiati, controllati, censurati dal partito comunista dell'Unione Sovietica, che poi vedremo era diventato un partito unico, d'accordo? Vennero aboliti tutti gli altri partiti, questo è tipicamente totalitario, come succederà nel fascismo italiano, nel nazismo tedesco, non solo, ma altra caratteristica tipicamente totalitaria è l'identificazione tra partito e Stato. Non solo non vi erano altri partiti oltre al Partito Comunista, ma chi deteneva delle cariche nel Partito Comunista ben presto automaticamente governava anche lo Stato. Il segretario generale del Partito Comunista era automaticamente il leader, l'uomo forte dell'Unione Sovietica. Non erano previste altre cariche, capite? Sì, c'era il Presidente della Repubblica, c'erano altre cariche, sì, ma non contavano niente. Di fatto, tra le cariche di potere, chi era il capo del Partito Comunista era anche il capo dell'Unione Sovietica, senza aver bisogno di essere nominato, non lo so, Presidente della Repubblica o qualcos'altro. Il Presidente della Repubblica era uno che non contava assolutamente niente, d'accordo? Quindi questa è una caratteristica di tutti i sistemi totalitari, l'identificazione tra partito unico e Stato sarà la caratteristica del fascismo, sarà la caratteristica del nazismo. Allora, non fatemi divagare. Quindi gli artisti erano completamente controllati dallo Stato. All'inizio l'Unione Sovietica sembrava proprio qualcosa di liberatorio anche dal punto di vista delle arti. Fu favorita l'avanguardia artistica, ci sono moltissimi artisti proprio di avanguardia nella grafica, nella pittura, nella scultura, nella letteratura, che fiorirono nei primissimi tempi del potere bolscevico. Per esempio Majakovsky. Spero di scriverlo bene. Majakovsky era un poeta, ma era anche un grafico, d'accordo? Fece delle opere grafiche anche d'avanguardia, scrisse una poesia che diceva anche tutti a Pietrogrado conoscono Lenin, anche le pietre a Pietrogrado conoscono Lenin. Egli ha liberato il proletariato. Dopo un po' di tempo Majakovsky si vide controllato, si vide censurato, capì che non poteva più produrre liberamente e si suicidò. Quindi vedete un'iniziale illusione di libertà, di democrazia, poi finita molto presto e purtroppo anche gli artisti se ne accorsero drammaticamente. L'arte dell'Unione Sovietica sarà sempre un'arte piatta, banalmente realistica, un'arte di pura propaganda, da questo punto di vista del tutto simile all'arte nazista. Se vedete le immagini di propaganda, i quadri, per esempio, di propaganda, i quadri, l'arte del cosiddetto realismo sovietico tra le due guerre, trovate opere così, tipo di antiquariato, opere realistiche, di gusto, diciamo, proprio banale, antiquario, con per esempio famiglie felici, intorno al caminetto, famiglie che inneggiano al ritratto di Stalin, operai nelle industrie, oppure contadini nelle campagne, contenti di svolgere il loro lavoro, tutte persone che lavorano, così che vengono ritratte in maniera appunto totalmente realistica. Questo è il realismo sovietico, l'arte di pura propaganda, d'accordo?
cioè determinati ideali venivano proclamati, scritti, così propagandati, ma poi la realtà era completamente diversa. Andando in avanti, vediamo le costituzioni dell'Unione Sovietica, ce ne sono tante, per esempio quella del 1936, che fu accolta da tutti i comunisti del mondo, ma non solo dai comunisti, come una Costituzione, la Costituzione più democratica che vi fosse mai stata. La Costituzione del 1936 parlava dei diritti universali dell'uomo. Se la leggete, ci sono alcune parti che potrebbero sembrare la Costituzione italiana oppure la Costituzione americana. Si parla di libertà di espressione, di libertà di stampa, libertà di associazione, di formare partiti politici, così. Cioè, molte parti di questa Costituzione sovietica del 1936 e anche di altre Costituzioni che erano venute prima o che verranno dopo, sembrano a tutti gli effetti, sono delle Costituzioni liberali, tipiche delle democrazie occidentali. Vengono dati diritti, garanzie, tutte cose che ovviamente esistevano soltanto nella lettera della Costituzione, perché la realtà era totalmente diversa. Per rendersi conto che il potere sovietico in realtà sia stato sin dall'inizio caratterizzato da una brutale dittatura, intolleranza, eliminazione di tutto ciò che era dissenso. Basta pensare a qualcosa che di solito viene messa in ombra quando si parla della storia dell'Unione Sovietica, la politica anticlericale. Sin dall'inizio Lenin e i suoi che erano arrivati al potere portarono avanti una spietata persecuzione della Chiesa ortodossa e di tutte le altre chiese e confessioni religiose, persecuzione che negava la tolleranza, la libertà religiosa. Gli edifici di culto della Chiesa ortodossa non solo furono sconsacrati e furono destinati ad altre attività civili, questo al limite sarebbe stato comprensibile. Molti edifici di culto, chiese o altri edifici della Chiesa ortodossa furono distrutti in un'orgia di iconoclastia, furono rase al suolo le chiese. E noi abbiamo perso tantissime chiese che sono opere d'arte e tantissime opere d'arte contenute all'interno di queste chiese o nei musei o in altri edifici appartenenti alla Chiesa ortodossa. C'è una distruzione di edifici, di opere d'arte. Non è propriamente un regime democratico, no? Quello che fa questo. La repressione delle libertà sindacali, sin dal 1920, i sindacati russi sovietici furono totalmente inglobati dal governo, dalla burocrazia statale, e ebbero soltanto la funzione di portare avanti quello che decideva il potere totalitario. Non ebbero più nessun tipo di libertà, diventarono dei sindacati fantocci, esattamente come succederà nel fascismo o nel nazismo. In generale, a Lenin non piacevano i sindacati e i sindacati rivoluzionari. Non solo in Russia, ovviamente, non furono minimamente tollerati, ma persino in Occidente, pensate. Lenin, anche in contrasto con i dubbi di molti altri del partito, nel 1920 fece passare queste sue idee, espresse in un'opera che si chiama L'estremismo, malattia infantile del comunismo, e lui se la prende con i sindacati rivoluzionari, che per lui fanno estremismo. Per lui in tutti i paesi i sindacati di sinistra, anche i sindacati comunisti, non devono fare la rivoluzione, devono confluire all'interno dei sindacati principali. E attenzione, non solo quando i sindacati principali sono di sinistra, ma persino quando i sindacati principali sono conservatori, come per esempio l'AFL di cui abbiamo parlato negli Stati Uniti d'America. I sindacati comunisti, questo era l'ordine di Lenin, dovevano inglobarsi all'interno dei sindacati più grandi, non fare storie, non fare agitazioni, non pretendere di fare
la rivoluzione. Continuiamo la prossima volta cercando di trattare e di riflettere ancora su aspetti dei primi anni dell'Unione Sovietica. Alla prossima.